Buongiorno dal piccolo giardino di Monfestino. Mattinata molto fresca di primavera. Oggi parleremo dell'elleboro. Ne abbiamo due varietà qui e ci lavoreremo un pochino attorno. Gli metteremo una pacciamatura di terriccio per consentirgli di fiorire in modo meraviglioso almeno per un altro mese. Andiamoli a vedere. È meraviglioso. Questo è l'elleboro. Peccato che sia così timido come fiore. Guardate che meravigliosi fiori. I fiori sono ermafroditi. Questa piantina raggiunge i 30-35 cm al massimo, più spesso è anche sotto i 30. E una volta l'elleboro veniva chiamato il fiore dei matti, perché veniva utilizzato per curare le malattie mentali. Però, fortunatamente non si usa più. Queste sono due varietà di ellebori. Dietro una griglia antigatto che sono stati piantati l'anno scorso. Questi sono i magnifici ellebori orientalis. Guardate che delicatezza di questo fiore. Il fiore è timido per eccellenza, perché non si vuole far guardare, non vuole mostrare la sua bellezza. Rimane a testa in giù, ma non è il caso. È talmente meraviglioso. Anche questo è un orientalis, leggermente più scuro. Guardate che meraviglia di fiore. Questo non è ancora pronto. Fioriscono a fine inverno gli ellebori. Hanno una radice rizomatosa, hanno i rizomi che possono essere piantati naturalmente in autunno e lasciati tranquilli per tutto l'inverno. Hanno una resistenza a basse temperature tranquillamente sotto i -20. Quest'anno abbiamo avuto -7, -8 qui e non hanno avuto problemi. Amano la mezz'ombra o anche l'ombra completa, non ne risente la fioritura. Le varietà sono Niger, che è una varietà che fiorisce alla fine dell'anno, tant'è che vengono chiamate le rose di Natale per il periodo della fioritura, anche se rose non sono, ma sono della famiglia dei ranuncoli, famiglia delle ranuncolacee. Sapete che sono fiori che vanno toccati con giudizio. I rizomi sono tossici e quindi se li toccate vi lavate le mani o usate i guanti nel piantarli.
la pacciamatura con terriccio, o ancora meglio con terriccio di foglie, contrasta la crescita delle infestanti, arricchisce il terreno di nutrini e permette agli allevoli di continuare a fiorire tranquillamente. Ciao Greg. Le foglie lanceolate di questa particolare pianta sono spesso soggette ad un'infezione. Diventano nere o gli vengono delle galle, delle piccole macchie. In quel caso vanno semplicemente tagliate alla base e non messe nel compost, ma bruciate oppure buttate via nell'organico. E ricordate, qualunque giorno sia, rendetelo bello.